Immaginate di poter osservare un animale nascosto nella vegetazione grazie alla termografia e un istante dopo identificarlo attraverso una visione digitale ad alta definizione. Il tutto, ragazzi, senza cambiare strumento. Fantascienza? No, è la nuova frontiera dell'osservazione definita multispettrale. Buongiorno a tutti da Piergiovanni Salimbeni, giornalista e tester di strumenti ottici e digitali dal 1997. Grazie alla collaborazione con Adinolfi, distributore ufficiale Pulsar per l'Italia, ho avuto, come vedete, l'opportunità di provare il nuovo binocolo multispettrale Pulsar Symbion LRF DXR50. Uno strumento che si propone di unire in un unico dispositivo la tecnologia termica, la visione digitale night and day e un telemetro laser integrato. Il prezzo di 3.990 euro. Nel corso di questo video vi presenterò le mie impressioni pratiche maturate qui sul campo. Quindi ragazzi, sedetevi comodi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella per non perdere i prossimi contenuti. Noi ci vediamo subito dopo la breve sigla. A tra poco. Come vedete lo strumento appare rifinito con molta attenzione, presenta dettagli di elevata qualità e beneficia di una robusta armatura in gomma antiscivolo che assicura nel contempo una presa salda anche con mani umide oppure durante le osservazioni nelle notti più fredde, non è adesso il caso. La parte superiore dello scafo poi è caratterizzata da un ampio ponte di comando che integra numerosi pulsanti dedicati alle principali funzioni operative. Uno degli aspetti che ho apprezzato maggiormente riguarda il sistema di messa a fuoco. Infatti Pulsar ha scelto di adottare due distinte manopole, una che è dedicata al canale termico e una che è dedicata al canale digitale night and day. Entrambe risultano ben dimensionate, fluide nella rotazione e caratterizzate da una regolazione precisa e rapida. Personalmente considero questa soluzione decisamente più pratica rispetto alle classiche chiere sulla campana adottate da molti prodotti concorrenti o a sistemi misti che magari combinano una manopola per il termico e una ghiera concentrica per il night and day. Nella parte inferiore dello strumento è presente la leva multifunzione che consente di gestire l'accensione, la modalità stand-by e ovviamente lo spegnimento completo del dispositivo. Sul lato destro dello scafo invece trova posto il vano batteria APS5 che è protetto da un robusto coperchio dotato di sistema di chiusura e blocco di sicurezza. Sul lato sinistro invece è presente uno sportellino in gomma siliconica che va a proteggere la porta USB-C, utilizzabile sia per la ricarica del dispositivo sia comunque per il trasferimento dei file registrati nella memoria. Sempre nella parte inferiore è disponibile anche la classica filettatura per il fissaggio sul treppiede, in questo caso dovete utilizzare l'accessorio disponibile in dotazione. Io consiglio comunque, soprattutto per chi desidera sfruttarlo agli elevati ingrandimenti, di installarlo proprio su un bel treppiede fotografico. Osservando la parte frontale si notano immediatamente l'illuminatore IR focalizzabile e il telemetro laser integrato, che entrambi, come potete notare, sono stati perfettamente inseriti nel design dello strumento senza alcuna sporgenza, particolarmente esposti agli urti accidentali, quindi sono ben protetti. Ho apprezzato anche la qualità dei copri obiettivi perché sono robusti, ben realizzati e fissati allo scafo attraverso un sistema articolato decisamente più evoluto rispetto ai tradizionali laccetti elastici utilizzati dalla maggior parte dei concorrenti. Anche la protezione degli oculari risulta di ottima fattura, come vedete, e contribuisce a trasmettere una sensazione generale di prodotto curato nei minimi dettagli.
Guardate ad esempio i paraluce a fetta di salame degli oculari, completamente insomma regolabili. Ogni oculare propone una regolazione a ghiera delle diottrie per adattare la propria visione alle proprie esigenze. Per quanto riguarda il peso, il Symbion misura circa 200 mm x 140 x 80 e nella mia configurazione di utilizzo oggi del test, quindi comprensiva di batteria, tappi, tracolla fornita e tappi obiettivi, raggiunge un peso di circa 1100 grammi. Non si tratta ovviamente di uno strumento ultraleggero, ma se considerate la presenza del sistema termico, del sensore digitale 4K, del telemetro laser e dell'illuminatore IR, il risultato finale con tutta l'elettronica integrata appare assolutamente equilibrato. Completa poi il quadro una bella certificazione IP67 che va a garantire un'elevata resistenza a polvere, piogge e condizioni ambientali molto difficili. Il Pulsar Symbion utilizza due distinti sistemi ottici, uno dedicato al canale termico e uno dedicato al canale digitale Night and Day. Entrambi impiegano degli obiettivi specifici per privilegiare l'osservazione a media e lunga distanza, fornendo immagini ricche di dettagli e una buona capacità di identificazione dei soggetti osservati. Il canale termico offre un campo di vista di 8,8 pari a circa 15,4 metri a 100 metri, mentre il canale digitale Night and Day presenta un campo visivo leggermente più ristretto, sono 5,8 gradi, quindi circa 10 metri a 100 metri. In entrambi i casi si tratta di valori coerenti con la vocazione molto specialistica di questo strumento, che è pensato più per l'identificazione e il riconoscimento che per la piacevolezza del panorama. Passando ai sensori, invece, il canale termico è basato su un bel microbolometro di ultima generazione, non raffreddato, da 640 x 480 pixel, con passo di 12 micron e frequenza di aggiornamento di 50 Hz. Pulsar dichiara un valore NDT con sensibilità termica totale inferiore a 18 millikelvin. Nel settore termico vi ricordo che un NDT basso corrisponde a una maggior sensibilità, quindi il valore dichiarato da Pulsar è particolarmente interessante perché vi consentirà e consentirà al sistema di distinguere differenze termiche molto contenute, contribuendo quindi a fornire immagini più pulite e dettagliate, soprattutto nelle condizioni ambientali più difficili. Il sensore digitale invece è un moderno CMOS 4K da 3840 x 2160 pixel, capace di operare sia a colori durante il giorno e il crepuscolo, sia in modalità monocromatica nell'osservazione notturna. L'ingrandimento disponibile in questo caso varia da 6,5 a ben 26 x, mentre nel canale termico si passa dai 4 x ottici fino ai 32 mediante lo zoom digitale. Secondo Pulsar, il sistema è in grado di rilevare un soggetto delle dimensioni di un cervo o di un umano fino a circa 2300 metri di distanza, un valore quindi che conferma la vocazione del DXR50 per osservazioni a lunga portata. Il Pulsar Symbion DXR50 utilizza poi una coppia di oculari particolarmente confortevoli durante le osservazioni prolungate. Infatti gli oculari, ve ne ho già parlato, ma sono dotati di regolazione diottrica individuale, che è compresa tra più e meno 5 diottrie, e consentono comunque una regolazione interpupillare da 62,5 mm a 74. L'estrazione pupillare dichiarata è di 13 mm. Personalmente ho trovato il sistema molto comodo e poco affaticante anche durante lunghe sessioni di osservazione notturna. La visione naturale e rilassante, una caratteristica che apprezzo particolarmente in uno strumento destinato a essere utilizzato per molte ore consecutive. L'immagine viene visualizzata poi attraverso un display AMOLED Full HD che ha una risoluzione ottimale, quindi 1920 x 1080 pixel. La luminosità può essere regolata rapidamente tramite il menu rapido e poi sono disponibili funzioni dedicate all'osservazione notturna, come ad esempio l'oscuramento dell'interfaccia oppure la regolazione separata della luminosità dei menu. Per quanto riguarda la telemetria, invece, il Symbion integra un telemetro laser da 905 nanometri, capace di misurare distanze fino a 1500 metri. La precisione dichiarata è pari a più o meno 1 metro e durante le mie prove si è dimostrato rapido nell'aggancio del bersaglio e nella restituzione dei dati.
È inoltre disponibile una modalità scan, quindi scansione continua, che aggiorna continuamente la distanza durante il puntamento e il monitoraggio della zona. Nella parte frontale è inoltre presente un illuminatore infrarosso integrato da 850 nanometri, indispensabile per sfruttare appieno il canale digitale durante le osservazioni notturne. Ho particolarmente apprezzato inoltre la possibilità di modificare rapidamente sia il livello di potenza sia la focalizzazione del fascio R. Infatti con l'apposito comando è possibile concentrare il fascio per ottenere la massima portata oppure allargarlo sensibilmente quando si desidera illuminare una porzione più ampia del campo visivo e le brevi e medie distanze. Per quanto riguarda l'alimentazione, il Pulsar Symbion LRFD XR50 utilizza due batterie ricaricabili APS-5 da 4900 mAh, fornite di serie. Secondo il costruttore, in questo modo l'autonomia può raggiungere circa 10 ore di funzionamento continuo, un valore che poi ovviamente dipende dalla modalità di utilizzo, dall'impiego del wifi, telemetro, illuminatore, registrazione video e varie altre funzioni attivate contemporaneamente. Quindi durante le mie prove pratiche, visto che io utilizzo il binocolo in maniera piuttosto intensa per creare le mie recensioni, wifi attivo, registrazione video, varie insomma, misurazioni con il telemetro e continui cambi tra modalità termica e digitale, vi devo confermare che in queste condizioni reali, a queste temperature, ho ottenuto un'autonomia inferiore di circa un'ora, un'ora e mezza rispetto a quanto dichiarato da Pulsar, ed è un risultato che considero comunque molto buono, considerando il notevole carico di lavoro che ho imposto a questo binocolo multispettrale. Mi è piaciuto poi particolarmente il sistema di alloggiamento della batteria, perché il vano appare robusto, ben progettato e trasmette immediatamente una sensazione di affidabilità. Dal punto di vista operativo, il Pulsar Symbion LRFD XR50 offre una quantità veramente notevole di funzioni, ma uno degli aspetti che ho maggiormente apprezzato, ragazzi, riguarda proprio la semplicità con cui è possibile richiamarle durante l'utilizzo. Infatti dopo pochi minuti si memorizza facilmente la posizione dei pulsanti principali e si riesce a gestire quasi tutte le operazioni senza distogliere l'attenzione dall'osservazione. Tra le funzioni più interessanti troviamo naturalmente la modalità multispettrale Duo, che permette di visualizzare contemporaneamente, volendo ad esempio con la finestra del Picture in Picture, il canale termico e quello digitale. Personalmente l'ho utilizzata spesso per individuare con celerità un soggetto con il sensore termico e verificarne subito l'identificazione sfruttando la visione digitale ad alta definizione, che oltretutto può essere zoomata. Non mancano le numerose palette cromatiche dedicate alla termografia, tra cui la White Hot, la Black Hot, che come sapete è la mia preferita, la Red Hot, la Ultramarine, la Rainbow e altre varianti pensate per adattarsi alle differenti condizioni osservative e le preferenze personali. È inoltre possibile modificare rapidamente il livello di amplificazione della sensibilità termica, scegliendo tra la modalità Normal, la High e la Ultra. Per quanto riguarda il canale digitale Night and Day, il Symbion poi consente di scegliere differenti modalità operative, tra la visione diurna a colori, la modalità crepuscolare a colori e la modalità notturna in bianco-nero. Inoltre è possibile anche sfruttare una particolare modalità verde che per i più nostalgici va a richiamare l'aspetto dei tradizionali sistemi per la visione notturna. Molto utile poi la stabilizzazione elettronica dell'immagine, che vi devo confermare contribuisce a ridurre il tremolio durante le osservazioni e elevato ingrandimento, soprattutto quando si utilizza il binocolo a mano libera. A ciò poi si aggiungono la registrazione di fotografie e filmati con anche la possibilità di attivare o disattivare l'audio. Abbiamo un sensore di prossimità che spegne automaticamente quando i due display si allontanano dagli occhi e le varie funzioni di risparmio energetico che contribuiscono a incrementare l'autonomia operativa. Insomma ragazzi, tantissime funzioni. Per quanto riguarda poi la connettività, il Symbion è compatibile con la nota applicazione StreamVision 2,
che è disponibile per dispositivi Android e iOS. Il collegamento avviene tramite comune rete Wi-Fi, generata direttamente dal binocolo e richiede soltanto pochi minuti. Attraverso l'applicazione è possibile visualizzare in tempo reale le immagini trasmesse dallo strumento, scaricare fotografie e filmati, modificare varie impostazioni operative e gestire anche gli aggiornamenti del firmware. Dopo aver analizzato le numerose caratteristiche, anzi mi scuso per la lungaggine, è arrivato il momento di condividere le mie impressioni maturate durante l'utilizzo reale sul campo, che come sempre penso rappresentino la parte più importante di ogni recensione. La prima sensazione che ho avuto utilizzando il Symbion DXR50 riguarda l'ergonomia generale, perché nonostante la notevole dotazione tecnologica, il binocolo risulta intuitivo e ben studiato. Le due manopole dedicate alla messa a fuoco del canale termico e del quello digitale si sono dimostrate una delle migliori soluzioni che io abbia provato comunque negli ultimi anni, e vi assicuro che ho provato parecchi termici. Consentono infatti di intervenire rapidamente sulla messa a fuoco senza incertezze e senza dover ricorrere a sistemi più complessi o meno immediati. Anche la disposizione dei pulsanti, come vedete, mi ha convinto, perché a un primo sguardo, magari per non abituati alla tecnologia, potrebbe apparire addirittura eccessiva e forse spiazzare gli utenti meno esperti, ma dopo poche ore di utilizzo vi confermo che si acquisisce rapidamente familiarità con tutti i comandi. La maggior parte poi delle funzioni più utilizzate può essere richiamata direttamente, come vi avevo già anticipato, senza dover entrare nel menu, rendendo quindi l'esperienza operativa molto più fluida e decisamente immediata. Il telemetro laser invece si è dimostrato uno dei migliori che io abbia utilizzato recentemente. Durante le prove effettuate, infatti, su punti di distanza meno noti, ha sempre fornito delle misurazioni rapide e molto precise, consentendo di acquisire il dato praticamente in tempo reale, senza alcuna incertezza o tentativi ripetuti. Tra le numerose funzioni disponibili è presente anche un evoluto calcolatore balistico che è integrato, si sfrutta con l'applicazione e il sistema può sfruttare i dati forniti dal telemetro laser per elaborare le correzioni necessarie al tiro e consente anche di gestire differenti profili associati ad armi e munizioni differenti. Insomma, fa tutto, gli manca di fare il caffè. Sono inoltre disponibili funzioni dedicate alla compensazione dell'angolo di sito e alla gestione dei principali parametri balistici attraverso l'applicazione Stream Vision 2. Come vi dicevo anche prima, ho apprezzato molto l'integrazione tra il sistema termico e il canale Night and Day, perché nella pratica mi sono trovato spesso a utilizzare la modalità Picture in Picture e la modalità Duo per passare rapidamente dall'individuazione del soggetto alla sua identificazione, e questo probabilmente è la caratteristica che più distingue il Symbion rispetto poi a tradizionali visori termici. Dal punto di vista della visione termica, l'utilizzo di entrambi gli occhi rappresenta poi a mio avviso un vantaggio veramente concreto e elevato, perché la percezione del dettaglio fine appare più naturale, secondo me è meno affaticante rispetto a quello ottenibile con un classico monoculare. Quindi le immagini sono contrastate ma anche pulite e caratterizzate inoltre da una buona gamma dinamica e da un livello di rumore che comunque è contenuto anche nelle situazioni più difficili. Ottime anche le prestazioni del canale digitale Night and Day, perché pur non potendo ovviamente replicare il fascino e la naturalezza di un binocolo ottico tradizionale di alta qualità, devo però ammettere che il risultato finale mi ha positivamente sorpreso, perché comunque l'immagine visuale è rilassante, è ben definita, comunque piacevole da osservare anche per lunghi periodi, e la registrazione è ottimale. Durante alcune osservazioni crepuscolari dedicate poi ai caprioli ho potuto continuare a beneficiare della visione a colori quando, osservando con il mio classico binocolo 10x54, 9x63, la percezione cromatica era ormai quasi completamente svanita. Anche questo quindi rappresenta un vantaggio pratico non trascurabile per chi ama osservare la fauna nelle ore di transizione tra il giorno e la notte. Buona anche la resa dell'illuminatore infrarosso dedicato
e durante le prove sul campo ho poi ottenuto risultati convincenti nell'osservazione di volpi e lepri fino a circa 200-300 metri di distanza, soprattutto sfruttando la possibilità di concentrare il fascio luminoso nelle osservazioni a lungo raggio. Per quanto riguarda invece la capacità di identificazione, il sistema termico da 640x480 pixel associato all'obiettivo di alta qualità si è dimostrato particolarmente efficace, perché comunque ho ottenuto immagini dettagliate che mi hanno consentito di apprezzare delle caratteristiche morfologiche che sono comunque utili per distinguere con sicurezza, ad esempio, un capriolo da una femmina di cervo sdraiata nel prato e altri ungulati anche a distanze comprese tra 300 e 400 metri, naturalmente in condizioni ambientali favorevoli. Direi, ragazzi, di parlare in sintesi dei pregi. Allora, pregi: ottima qualità costruttiva, ergonomia ben studiata, rifiniture ottime, eccellente sistema doppio di messa a fuoco, telemetro laser rapido e preciso, modalità multispettrale realmente utile sul campo, ottima qualità della visione termica. I display sono molto confortevoli secondo me durante le osservazioni prolungate. Inoltre abbiamo una buona resa del canale digitale Night and Day, un illuminatore IR efficace e facilmente regolabile, applicazione Stream Vision 2 che è stabile e funzionale. Tra i difetti, il peso non è trascurabile durante le lunghe sessioni a mano libera, soprattutto se avete altra attrezzatura. La curva di apprendimento iniziale è leggermente superiore rispetto a quella di un tradizionale monoculare termico e ovviamente di un semplice binocolo. Il prezzo è importante, sebbene però sia coerente con la tecnologia offerta. In conclusione, ragazzi, dopo molte ore di utilizzo posso affermare che il Pulsar Symbion di XR50 rappresenta uno dei prodotti multispettrali più maturi e completi che io abbia avuto occasione di provare negli ultimi anni. In definitiva, il Symbion di XR50 è uno strumento che mi ha convinto sotto molti aspetti e che comunque, a mio avviso, rappresenta una delle proposte più interessanti oggi disponibili per chi ricerca un binocolo multispettrale evoluto, capace di unire la individuazione, la identificazione e la documentazione in un unico dispositivo. Io ringrazio come sempre Michele Adinolfi e l'azienda Adinolfi per aver fornito l'esemplare oggetto di questa prova. Vi ringrazio anche per aver seguito questa lunga recensione. Se il video vi è piaciuto, se vi piace come lavoro, vi invito a lasciare un like e ovviamente a iscrivervi gratuitamente al canale YouTube. Venite a trovarmi anche su binomania.it, su termicinotturni.it e sul gruppo Facebook Visori Termici, Visori Notturni e Fototrappolaggio. Inoltre, se volete sostenere la mia attività giornalistica indipendente, potete magari pensare ad abbonarvi a Binomania Inside. Trovate qui il link qui sotto in descrizione. Avete la possibilità non solo di avere anteprime, comparative e indiscrezioni, ma anche di seguire più dietro le quinte della mia attività giornalistica. Da Piergiovanni Salimbeni è tutto qui dalla riserva naturale Pralude Brabbia. Grazie per l'attenzione e ci vediamo alla prossima recensione. Ciao ragazzi!